Un uomo senza orario, perpetuamente maggio, 10 maggio 2011. Di Gerardo Dorico, lettura di Patrizia Barbera, audiolibro prodotto e curato da Benist, Onde Letterarie e Audiolibri. Era tutto molto semplice un tempo. Ci ricordavamo senza le ingiurie che abbiamo ricevuto ultimamente. Il mare era chiaro. Ero un uomo senza orario, un bar, una strada, una piazza. Uscivo fuori casa per capire in quel giorno chi eravamo noi. Mi bastava avere uno schermo display davanti agli occhi, percepire con un software cosa si voleva assicurare. Tra l'altro anche uno stato di sottomissione, o se a Roma si studiava cosa sarà tutto per tutti e di come nessuno può parlare per colpa della settimana scorsa. Serve rincorrere il tempo se ancora si vuole il male. In più, come mai sono un po' down? Vuoi un caffè? Vai in cucina, umano italiano. Perché fermarsi? Si è finita l'energia o costava troppo il prezzo della vita anche oggi? Troppo vero? O forse lei diventa già troppo lontana? Non si trova un filo del vino e non esistiamo più, come particolari non trascurabili o altri affari che fanno male, specie se i colpi arrivano di mattina. Ormai qui tutti hanno lasciato il personale processo di crescita. Un lavoro fa male, più in fondo un altro stesso male ferisce anche il padre o la madre, un parente, un amico, e non ci sarebbe bisogno di chiedere domani cosa si fa. Cosa significa? Non si può lasciare se stessi. Meglio una cioccolata d'inverno al bar, o tu che vivi sulle montagne anche in centro, che non parli d'altro se non di te. Qui l'immediato presente sembra la morte del prossimo. Se ne vada il successivo anticipato inciucio odierno, mentre un sogno passato resta il giorno di venerdì o di sabato com'erano. Si dice, ma un atto in legge è sempre conforme alla Costituzione. Ora, tutti a casa, a costruirsi il proprio fucile. Le esattezze del male saranno sbagliate, ma corrispondenti alle sue qualità, non come in una foto dove si rideva della serata, le nostre giustezze sbagliate. Qui ogni tanto passa la polizia. Si continua con una tazza di latte caldo. Vola sopra di noi un problema sociale, l'inefficienza creata artificialmente, e dovremo tagliarci sull'orlo di un tutto. Quale tutto? Ma la Costituzione stessa ci libera. Sai perché siamo noi che lo facciamo. Io sono o tu sei il liberato. Chi non ha capito oggi ancora a distanza di anni non sa cos'è un retroprogresso, oppure lo è lui, magari più tardi come qualcuno che si era già presentato. Ma chi vuoi che gli importi? Tu non sai. Folgore e fulmini. Crescendo forse capirà che non è solo un gioco quel chip, ma un mitra attaccato a una parente nascosto alle forze dell'ordine. Tutte miserie e macerie, e noi siamo rottami, perché il mondo è altro. Peccato solo per quel puntino che si avvicina da lì in fondo, in tutta la nostra esistenza. Peccato solo per quel puntino che si avvicina da lì in fondo, in tutta la nostra esistenza, e che poi lo faranno il lavoro della pratica così come promesso. Vedrai, appena ci spostano dalla colla attaccata alla posizione dove siamo o eravamo. Ecco, in questo spazio libero prima del prossimo respiro, anche se il resto non esiste, non ce l'abbiamo. Non si capisce una lettera, un biscotto, carta o sasso. La matematica, la filosofia saranno passi avanti a noi. Ciao, buona giornata. Quanto vuoto sarà il mondo, piccolo grande essere umano. Resta solo di chi è già approdato, mentre gli altri devono stare zitti. A chi non gli serve sapere che c'è, ma solo il perché. Così sarà sembrare forse noi mali terrestri, macchine alla rovina continuando a incedere. Camminare in modo disarmonico, piccoli come dei piccoli, ma pur sapendo di non essere mai cresciuti.
C'è bisogno di un'azione e fanno passare il giorno di oggi anche altro per loro. Vanno di noi o come se fossero noi. Non saremo screditati. Le nostre sicurezze sono il verme del nostro nemico, che è lui un verme. Bisogna vedere cosa in realtà si è realizzato dalle decisioni anche personali sul bene e il male, materialmente e socialmente, se non il degrado. Ti dico, sei libero, tu, non chi. Anche in America nessuno dice che si può crescere da soli, in un fascismo clonato al posto della Repubblica. La libertà resta adesso, fuori o domani quando vuole, il lunedì quando si ripresenta. Oggi succede il nostro orizzonte. Chi era in centro eri tu, io o gli altri. E con tutto mai qualcuno dice niente, non solo diritti e doveri. Seguendo la scienza, quindi, prova ancora non sembra arrivato il pubblico. Resta la qualità il problema in sé, mentre gli altri fanno lo stesso un lavoro. Allo stesso modo sarà la legge dell'ortica. Ora prego vai, anzi vieni, diventa laggiù il tuo soggetto, ma chissà non parla. Sarà il vaia in denaro che deve pagare prossimamente anche da defunto. Il silenzio del verme. Il sole si alza e ci fanno conoscere quei grandi imprenditori. Ma domani, sai, domani forse si muore. Sono stanco, ma lo so, per te un male sembra una bestemmia. Ecco il giorno invece sarà cosa ci vogliono far dimenticare o quanto tempo è già passato. Ci inseguono da soli, in gergo un processo ai mattoni e addosso ai nostri mattoni la vita d'altri, come la solita melanconia, la melanina. Lì non esisterà mai nessuno, non si può neanche parlare, ci lamentiamo, i ricordi ci riproducono per quanto tempo si passa senza parlare, senza le reali scoperte per la nostra cara, dolce e tenera esistenza nascosta al nostro pensiero. Ciò comporta anche un complesso lavoro, il dover far dimenticare. Mai più qualcuno verrà qui, ci credi? Dubbi cari o carissimi in ogni forma e oltre, tipo sarai banale per sempre, ricordi, ma guarda che bel sorriso stampato in faccia. Montagne come problemi li ha chi governa qui, chi ha diritto alla parola. Meno male che sta arrivando l'estate, tra poco saranno pronte tutte quelle belle bevande fresche e i gelati, alcuni pungenti oppure taglienti. Non ti devi far prendere il sonno alle 4 di pomeriggio. Qui si resiste e si dorme. Non siamo un'idiozia per l'oggi che va. Cosa sarà suo poi l'argomento del giorno chi è? Dunque, quanti danni erano poi un altro universo parallelo dove comprare le tue borse. Ti piace il deserto della città di pomeriggio? Quanto rumore per nulla. Già, ma William Shakespeare non c'è. Non si sanno delle oggettività necessarie e più in là non saresti neanche un essere umano se comunque parla l'altro niente. Ti credevi fosse vita questa, non uno stato di convalescenza o uno stato di sopruso non solo tuo. Guarda me, sarò sempre vivo, non solo un idioma di vita o più un palo per essere concreti. Ancora ingiurie comuni, il taglio di una lama, la ragione come chi ti parla, che vuole qualcos'altro in mano per aiutarlo a proseguire nell'atto il movimento per vincere. Lascialo da solo, sarà un male, ha un odore particolare come un pesce. Già li vedremo gli affari che non abbiamo e uno Stato che non parla per la serata, di offese enormi come dinosauri. Stiamo sicuri, saremo tutti amati. Da qui non si può uscire senza quest'altro su di noi come un vestito, un'auto, un anello, ma è più un altro. Non hai pace, sarà sempre lo stesso il prezzo del dolore. Si è stanchi per modo di dire, domani si ricomincerà di nuovo. Chi ci ha chiamati, non assicurati? Qui si vede il bambino per sempre, la bambina per sempre. Senza male diventa un altro sistema software. Ma lo vogliono frantumare o strappare, come non l'hanno fatto tenere o avere. Ne faremo uno uguale, anche meglio, non morire. Senza la
realtà di cosa volevamo, senza un buon avvocato come dei pasticcini, cosa sarà sicuramente se non miserie oneste in giù, ridere di piccoli sorrisi e di manchevolezza, ogni giorno di niente, non si vede niente. Il futuro che resta un tradito dagli atti dell'oggi e altre paste passate per rustici. Non saremo informati stabilmente, non c'era riuscito nessuno, ma si dovrà sapere quanto siamo leggeri in fondo. Chi è lo stolto in Italia? Tu, il danneggiato o l'antistolto? E dovremmo portare noi il suo reato, cioè ci statalizzano, poi zitti, ma e cosa vuole che paghiamo da qui? A 10 metri, sempre da qui. Saremo noi il bene. Come mai, stranamente, nessuno di loro ha un bene personale? Legge, forse. Dai, dillo tu chi è o cos'è eretico. Scendi più giù fino al piano terra per continuare. Qui hanno pure transennato la strada. Hai già attraversato un'architettura costruttiva grazie alla tua educazione scolastica o alla tua esperienza, cioè di già, vedi che non parla nessuno. I problemi di tutti saranno dopo il caffè. I negozi riapriranno alle 16:30, ma ancora non vedo delle regole scritte e pubblicate dove rivolgere il nostro dovere per un piacere a fondo personale. Ma sappi che per tutti, dopo o durante la giornata, esiste solo un topo libero in più. Secondo te, che significa? Cosa vuoi che ti scrivo? No razzismo, no diffrazioni, e non ci credo più di quanto male ci hanno fatto. Dove non funziona noi non ci saremo o non esistiamo. Nessuno deve parlare alle spalle degli altri se non da soli. Non siamo debitori del capire. Dentro il fascismo sarà il titolo del mio prossimo libro, oppure Libero a metà. Del tempo, dei posti d'Europa, poi ho capito perché non me l'hai detto. Tu soffri molto più di me e comunque non lo sai cosa o chi sia lui. Mi sembra tutto in illegale. Vi invetro più ladri di esistenze, di cuori, stolti da non devi offenderti. Meglio regalare i soldi alle tasse, che comunque arriveranno. Domani non passa niente se non passa la legge, ricorda? Ecco, te l'ho detto, con chi vuoi. Sembra, invece era proprio inutile. Sempre lo stesso film. L'essenziale diventa far capire. Esiste tutto quel che vuoi in mezzo a noi, leggero come vuoi, ma senza quelle complicate indipendenze o soluzioni bengali che portano se non altro alla dipendenza, alle pesantezze di come non ci sei più se non sei qui, non esisti. Qual è questo problema per tutti? Da noi o per te, da soli? Rilassati, la patria ascolta. Qui è pieno di casi uguali. Caro assenteista non presente, facile all'illegale. Chi non si dice? Qui non si dice niente, quindi esiste un lavoro rovinante il nostro oggi su questo pianeta, con o senza gli umani alla base. Se posso chiedere una domanda, un lavoro di latrocinio, infanticidio o altro? Una bella discussione. Ti lascio, mi occupo d'altro. Comunque guarda, se è rimasto qualcosa in casa, come dei ricordi, se non si sa che ore sono per piacere e per amore, cosa si vuole da questa grande, immensa parola, volere, e che gli gira nella testa? Non si può più parlare, non si vuole far parlare più. Ci sarà una grande differenza tra quel che è dichiarato e cos'è il mondo davvero. Ora, come compito per il pomeriggio, si trovano degli umani. Chi sono e quali ruoli in realtà assumono nel gioco o nel contesto applicato? Cuore di cuori, lascia pure la tua esperienza scritta. Di questi tempi molte cose sono già passate oppure sono già state cancellate, smagnetizzate, bruciate, invidiate, copiate. Riprendiamo. Servirà a sapere cosa sarà veramente in basso, poiché tanto era basso quel gradino che nessuno l'ha saltato. Un consiglio basta per tutto, è vero, saremo vissuti un tempo, ma sarà stato troppo breve. Il risveglio per non dormire nel rigetto. In fondo non c'eravamo solo noi, guarda lì quel passante. Sembriamo oggetti disorganizzati di un tempo.
Non eravamo soli quando pensavamo di esserlo. Non fa niente. Puoi realizzare qualcos'altro oggi pomeriggio, magari prima di andare in carcere stasera? Un ricordo di me, il lucernario, un duplicato di Dio in nascosto, per la pena più leggera. Ciao, buona giornata, G. Grazie per l'ascolto. Se la lettura ti è piaciuta, lascia un mi piace, un tuo commento e iscriviti al canale. Attiva la campanella per rimanere aggiornato sui prossimi contenuti. A presto e buona continuazione.